Ciao a tutti, io sono Giorgio Pincitore e vi do il mio benvenuto in valutazione formativa e apprendimento nei percorsi duali ed in particolare in questo video tutorial che fa parte del percorso di formazione rivolto ai tutor aziendali e scolastici coinvolti nell'apprendistato duale e realizzato nell'ambito del progetto Erasmus Plus Future Skills for Trainers. L'obiettivo di questo video tutorial è quello di presentarvi le caratteristiche dello strumento Adobe Portfolio per la realizzazione da parte dell'allievo di un portfolio digitale. Come detto nei precedenti podcast, una difficoltà ravvisata nell'esperienza del duale è quella di una mancanza di dialogo tra il mondo formativo scolastico e quello aziendale. Per risolvere questo gap suggeriamo la creazione di un portfolio digitale realizzato dallo studente che potrà essere un luogo di osservazione particolare dei tutor scolastici e aziendali ed uno strumento di riflessione e autovalutazione per l'allievo che fa e valuta il proprio lavoro. La caratteristica multimediale e la semplicità di utilizzo potenzieranno la motivazione dell'allievo, che si divertirà nel raccontare se stesso e la propria esperienza di lavoro. Allora, apriamo la nostra pagina di Google e nel campo del link scriviamo semplicemente Adobe Portfolio. Clicchiamo sul primo link a disposizione. Come vedete, io qui ho già effettuato l'accesso tramite il mio account scolastico, quindi faccio continua ed eccoci qui nel primo step che ci si pone davanti, ovvero scegliere quello che sarà il nostro template che ci accompagnerà poi nella creazione del sito e quindi del nostro portfolio digitale. Scegliamo dunque un template che ci piace, lo studente potrà scegliere tra questi disponibili. Adesso per facilitarci prendiamo il primo semplicemente, ci fa vedere un po' un'anteprima di quello che andremo a creare e clicchiamo su utilizza questo tema. Una volta all'interno del nostro sito ci si pone davanti la prima pagina che sarebbe poi l'home page di quello che noi andiamo a effettivamente metterci dentro. Come vedete siamo all'interno della pagina in cui possiamo cominciare effettivamente la nostra azione di costruzione del sito. Qui abbiamo il menu con tutte le impostazioni che noi possiamo mettere, non sono solo queste ovviamente, e poi vedete c'è il campo logo, il campo navigazione, il campo l'opzione della testata, tutte cose che possiamo facilmente modificare. Vediamo intanto come creare le nostre pagine che ci servono. Ora qui ce ne sono due fondamentalmente nel menu che sono Work e Contact. Io clicco su pagine e vedete eccole qua praticamente. Work sarebbe la nostra pagina home. Non faccio altro che cliccare su più e qui mi si apre effettivamente poi quello che io posso creare come pagina che va poi nel menu sostanzialmente. Allora possiamo creare una pagina vuota, quindi poi da personalizzare, una pagina di benvenuto che noi possiamo inserire prima, quindi come home page, da cui poi si può accedere al sito tramite un click. Un album di Lightroom, se abbiamo Lightroom condiviso online possiamo importare direttamente un album che noi facciamo in Lightroom all'interno del menu di portfolio, oppure una raccolta. Le raccolte sono queste con scritto work con questa griglia vicino. Questa è una raccolta in cui io posso metterci delle pagine dentro e farle apparire poi come sottomenu, ovvero qui dove adesso vediamo questa griglia grigia. Oppure posso metterci un collegamento esterno, quindi creare un link nel menu che mi porta fuori dal sito da un'altra parte. Ma andiamo a vedere in ordine come possiamo personalizzare il sito. Creiamo una pagina vuota, quindi clicchiamo su pagina vuota e mettiamo lavoro 1 per esempio. Destinazione work, perché va quindi come sottopagina, diciamo, di questa raccolta che non è altro che la raccolta dei miei lavori. Quindi facciamo crea pagina
e qui possiamo iniziare a personalizzarla come magari descrivendo il lavoro che abbiamo fatto, quindi nella casella di testo io vado a inserire quella che è la descrizione del mio lavoro svolto in questo momento. Una volta scritto il testo posso riallinearlo tutto a destra, tutto a sinistra o ovviamente centrato, posso cambiare il colore del testo, il font, la grandezza e una volta fatto questo posso andarmi a modificare anche quelli che sono i bordi. Per esempio, se io clicco su testo, larghezza, allineamento e margini, posso allineare tutto a destra o tutto a sinistra. Adesso sappiamo che l'ingombro, per esempio, di questa casella di testo è di 800 pixel. Se io questo lo allargo, vedete, si è allargato l'ingombro, quindi arriva più giù. Però diciamo che 800 al momento è quello che ci serve, non c'è bisogno di andarlo a modificare. Quindi poi, una volta finito, devo aggiungere quelle che sono le mie immagini del lavoro svolto. Quindi se sto lavorando in una tipografia posso aggiungere delle foto o delle immagini che ho fatto all'interno della stessa per raccontare un po' il mio lavoro, e posso aggiungere un'immagine sola oppure una griglia di foto. Scegliamo griglia foto, carichiamo i file e lui, se non abbiamo la cartella già impostata, andiamo a cercarci la nostra cartella che abbiamo creato con le foto dentro, le selezioniamo tutte e poi facciamo apri. Lui va a creare questa griglia di foto che rappresentano un po' il lavoro che sto svolgendo io in tipografia. E cosa importante, che a questa griglia di foto io posso aggiungere degli elementi in più. Per esempio, se so che c'è un video che parla di quello che sto facendo, posso fare più e ho due modi di aggiungere un video: o un file, quindi se ce l'ho salvato sul computer, come ho caricato i video, come ho caricato le foto, vado a caricare il video, oppure posso incorporare da YouTube il codice che mi fa apparire qui il player. Ci si apre questa schermata, io vado su YouTube nel video che mi serve, faccio condividi, qua clicchiamo su incorpora, copiamo il link, torniamo qui e facciamo incolla. Una volta fatto questo facciamo salva e lui in automatico, ecco qui, che ci crea il nostro player di YouTube, che noi possiamo cliccare play direttamente da qui e avviare quello che è il video che ci parla un po' della stampa offset in questo caso. Una volta fatto questo, diciamo che la nostra pagina è finita. Possiamo aggiungere tante altre cose, quindi un'altra griglia di foto, possiamo aggiungere altri video, perché ovviamente man mano che io lavoro, man mano che continuo quello che è il mio lavoro, possiamo modificare questa pagina aggiungendo del testo magari, aggiungendo una descrizione, aggiungendo altre foto, perché magari scatto altre foto per documentare quello che faccio e tutto quanto. Quindi se volessi aggiungere per esempio delle foto alla griglia, clicco su griglia foto, gestisci immagini e qui c'è aggiungi foto. Una volta fatto aggiungi foto, lui mi fa scegliere, sempre dalla stessa cartella o da un'altra cartella sul computer, le foto che io posso aggiungere all'interno di questa griglia fotografica. Vediamo adesso come creare una nuova pagina. Per esempio, se lo studente volesse creare uno spazio dove presentarsi, noi clicchiamo di nuovo su pagine, più, pagina vuota, sempre, e questa volta la lasciamo come destinazione in navigazione, perché così ce la mette fuori da quella che è la sotto poi cartella di work. Quindi scriviamo
chi sono, per esempio, e facciamo crea pagina e creo la mia pagina. Quindi vedete che andrà a finire fuori dal menu work come altro link cliccabile, e questa è la pagina di presentazione fondamentalmente. Quindi come si presenta un ragazzo? Si può presentare sempre con un testo, quindi magari qui va a riscrivere quella che è la sua presentazione, quindi una breve bio del suo, di chi è, di cosa fa nella scuola che frequenta, perché sta facendo questa tipologia di lavoro, e anche qui lo possiamo riallineare tutto e mantenere i bordi. Possiamo allinearlo di nuovo tutto a sinistra, magari a questo gli cambiamo del testo, quindi mettiamo un proxima e lo facciamo nero. Poi magari ci può mettere una sua foto, può mettere una serie di foto che lo rappresentano magari, ed eccoci qua che abbiamo la nostra pagina di presentazione. Una volta fatto questo, qui c'è anche la pagina dei contatti che possiamo tranquillamente togliere se non ci serve. Adesso vediamo come si toglie una pagina. Clicco sempre su pagine, contact, che adesso dobbiamo togliere, clicco sulla rotellina e faccio semplicemente elimina pagina. Un'altra ipotesi è quella che la pagina chi sono è la mia pagina home, quindi quando do il link alle persone per visionare il mio lavoro, invece di apparire la pagina work con tutti i lavori incasellati in questa maniera, magari deve apparire chi sono, quindi la mia presentazione. Come faccio? Riclicco sempre qui sulla rotellina e metto semplicemente imposta come pagina home. Mi chiede la conferma di cambiare la pagina home, faccio cambia e allora chi sono è la mia pagina principale. Quindi quando metterò il link del sito, la prima cosa che apparirà sarà questa. Abbiamo detto andiamo a vedere un po' come modificare quelli che sono i colori o i link del mio sito, anche i font. Posso farlo in due modi: o modificarlo pagina per pagina, oppure modificare quelli che sono gli stili di tutto il sito. Qui vediamo appunto che c'è il menu tutto il sito, quindi posso cambiare lo sfondo, posso metterlo scuro invece che chiaro, posso cambiare i colori, i caratteri di tutto il sito, quindi quelli di default quando scrivo voglio che siano tutti proxima, e quindi eccolo qui che abbiamo cambiato i font, i caratteri di tutti i titoli sostanzialmente. Posso mettere uno sfondo diverso dal nero, quindi voglio personalizzarmi anche il colore volendo. Qui ci fa personalizzare in colore su tutte le pagine, oppure posso caricarmi un'immagine che voglio tenere come sfondo. Questo lo sconsiglio per il semplice fatto che più è pulito e meglio è per una dinamica di presentazione. Una volta modificate le cose dello sfondo, dei colori e dei font, torno indietro e vado a modificare quello che è il contenitore del sito web. Quindi mi dice il contenuto quanto deve occupare, il 100% o il 92%, adesso è impostato. Se io metto 100%, vedete che lui occupa tutto lo spazio. Se io questo lo diminuisco, vedete, crea uno spazio vuoto perché il margine sinistro è molto ampio. Se noi invece qua lasciamo 92 come c'era prima, abbiamo un buon margine a sinistra che ci lascia un po' di vuoto, perché sennò sarebbe troppo attaccato il menu al bordo pagina, e invece a destra non ci serve il bordo, quindi va benissimo così. Opzioni di layout, andiamo a vedere la colonna di navigazione. Ora ci dice la vogliamo a sinistra o a destra, possiamo spostare anche il menu a destra o a sinistra dove vogliamo noi, e sostanzialmente possiamo modificare anche qui il bordo e la distanza anche tra, quindi qua modifichiamo l'ingombro della colonna, qua invece la distanza tra
la colonna e tutto quello che è all'interno della pagina. Quindi una volta fatto questo torniamo indietro e chiudiamo questo menu. Stili del contenuto multimediale, quindi adesso qui andiamo a cambiare, possiamo andare a cambiare quelle che sono tutte le intestazioni secondarie, i paragrafi, i sottotitoli, i collegamenti di testo, le immagini, i blocchi o anche i video incorporati o il codice incorporato all'interno del nostro sito. Posso modificare il logo, quindi mettere o il nome o aggiungere una didascalia, quindi ecco per esempio qui adesso di default c'è Welcome to my portfolio. Se io clicco su didascalia qui posso cambiarla, posso cambiare il colore, posso cambiare l'allineamento, posso mettere un'immagine come didascalia, come la posso mettere per il logo. Se io torno indietro metto nome sito, metto immagine, qui invece di Giorgio Vincitore apparirà un'immagine. Contenitore logo è l'ingombro del contenitore logo. Navigazione mi fa cambiare tutto quello che concerne il menu di navigazione, dai colori dei titoli di pagina. Titoli di raccolta sono work per esempio, quindi vedete, ecco, vado a cambiare quello che è il colore del titolo della raccolta, lo vado a cambiare anche quando ci passo sopra col mouse, quindi, e quando è attivo lo lasciamo grigio, quindi normale, ci passo sopra, normale, ci passo sopra. Idem con i titoli di pagina secondaria, in questo caso lavoro 1. Oppure i collegamenti, quindi posso andarmi a modificare il colore dei link esterni qualora io qui nel menu principale aggiungessi un collegamento esterno. E qui vado a modificare il piedi pagina, quindi posso aggiungere delle icone social anche qui o semplicemente andare a scrivere quello che ci sarà scritto qua sotto, quindi magari posso mettere Giorgio Vincitore 2024 portfolio di lavoro, e quindi ho un titolo che va a mettersi anche a piedi pagina, che può stare lì e lo posso modificare anche in questo caso. Quindi io qui praticamente ho modificato tutti gli stili di tutto il sito, quindi tutto quello che io imposto qui in automatico viene impostato su tutto il sito. Contrariamente a questo io posso andare a modificarmi pagina per pagina, però ovviamente a me serve che queste impostazioni che metto sono su tutto il sito, è ovvio che faccio prima a modificarmi qui tutti gli stili, così che poi ho il sito tutto uguale in ogni pagina, anche quelle nuove che vado a creare, perché altrimenti ogni pagina nuova che vado a creare devo riportarla poi allo stile che io ho impostato per il sito. Andiamo a vedere adesso come creare anche un pulsante che mi porta a un URL esterno, a una pagina all'interno del mio sito o a una pagina work. Questo che vuol dire? Perché per esempio posso creare una pagina nascosta dal menu di navigazione, quindi creiamo una pagina nuova, destinazione navigazione, lui ora la mette qui, però a parte che lo posso spostare, vedete, all'interno del menu, posso metterla sotto a tutto per esempio, ma poi soprattutto gli posso dire di nasconderla dalla navigazione. Quindi se io flaggo questa ipotesi, vedete, l'ha tolta da qui, e quindi l'unico modo per andarci è tramite un link, che in questo caso può stare qui in chi sono, qua faccio modifica pulsante e quindi all'URL esterno invece gli dico di andare alla pagina prova, che è visitabile quindi solo tramite questo pulsante che io ho appena creato. Oppure può portare a un URL esterno, quindi se io volessi copiarmi l'URL di questo video che ho aperto in precedenza, metterlo qui, flaggo sempre il apri collegamento in una nuova finestra per evitare che chi clicca poi si apre nella stessa finestra del portfolio, quindi esce dal nostro portfolio, e fondamentalmente posso modificare sempre il font della scritta, posso andarmi a modificare il raggio di arrotondamento del pulsante,
posso andarmi a modificare tutto quello che concerne, ecco, anche il colore. Quindi quando è normale, quindi così, adesso c'ha lo sfondo nero, io lo posso mettere verde acqua con la scritta rossa o blu o verde, ok? Invece quando c'è il passaggio, proprio come prima, posso farlo e posso mantenerlo, posso farlo verde, la scritta per esempio, e il pulsante lo facciamo blu. Quindi quando è così normale è così, quando ci passo sopra cambia il colore che io ho imposto. Quindi una volta fatto questo posso andarmi a modificare anche il contorno, quindi dire che non voglio un colore uniforme dentro, ma lo voglio bordato in questa maniera. Quindi posso lasciargli solo un bordino, sia in normale sia che al passaggio posso impostare questa cosa. Quindi ho questa duplice possibilità. Altra cosa che posso fare all'interno di Adobe Portfolio quando creo degli inserimenti nuovi, posso mettere un video caricato direttamente dal computer, posso mettere un audio caricato direttamente dal computer. Ora andiamo a vedere quelle che sono le impostazioni di privacy anche del sito o il nome stesso. Quindi io dove lo cambio il nome del mio link. Quindi una volta che siamo pronti per andare online, io clicco su impostazioni qui e mi si apre quest'altra nuova pagina. Nome dominio, io qua adesso c'è G vincitore, potrebbe essere nome e cognome dell'allievo, e lui ti dice che il sottodominio può essere modificato solo 5 volte. Ora lasciamo questo che c'è. L'importante è sapere che è nome dominio.myportfolio.com, quindi chi poi deve andare a vedere il mio sito deve avere questo link per poterlo visionare. La pagina home abbiamo detto che è chi sono. Qua abbiamo tanti strumenti che per il momento non ci interessano, perché ovviamente non deve essere online e visitabile a tutti. Opzioni sito, qua mi fa per esempio disattivare il click con il tasto destro del mouse per proteggere le immagini. Se io carico delle immagini dei miei lavori posso proteggerle un minimo, evitando che le persone con il click destro le possano prendere. Potrebbe essere un deterrente in più. E qui appare la nostra cosa principale, ovvero proteggere il sito con una password. Quindi lo studente proteggerà il sito con una password che imposterà lui. Quindi ora ne scriviamo una a caso. Quindi quando il ragazzo, l'allievo, darà il suo sito internet ai tutor per visionarli, ovviamente lo proteggerà con password e darà la password ai rispettivi tutor che dovranno controllare poi quello che sta effettivamente facendo. Così facendo nessun altro può effettivamente accedere al sito a meno che non abbia la password. Quindi sicuramente bisogna essere chiari con i ragazzi che non devono dare la password a chi che sia, ma limitarsi solamente ai propri tutor. Una volta fatto questo, facciamo chiudi e eccoci qua che stiamo sul nostro sito protetto da password ma ancora non pubblicato online. Mi vado a rivedere tutte le cose che ho fatto, quindi il lavoro, work, se c'è tutto quello che mi serve e quant'altro, e solo una volta che ho ricontrollato tutto quanto faccio pubblica sito e il nostro sito andrà automaticamente online e potrà essere visualizzato solo da, a questo punto, chi ha innanzitutto il link e soprattutto chi ha la password per accederci. Grazie per aver seguito questo podcast dedicato alla valutazione e ai processi di apprendimento nei percorsi duali. Per saperne di più sugli altri contenuti formativi del percorso, visita il sito web del progetto Future Skills for Trainers all'indirizzo www.futureskillsfortrainers.eu.